Buongiorno alle mie ragazze e ai miei ragazzi. Allora, tra breve, non so se oggi, domani, dopodomani, pubblicheremo il video La danza del piacere. Prendetevi un'ora proprio libera con la quale, cioè l'ora in cui dovete incontrare il vostro sposo celeste, il vostro amante mistico, la vostra sposa celeste. Perché? Perché vi farò ballare con le vostre emozioni. E ricordate quello che diceva Naropa: come il ferro penetrato dall'elisir non torna più alla natura di ferro, così la mente penetrata dal piacere non torna più alla natura del dolore. Il dolore è solo un modo ancora incompleto di percepire il movimento dell'energia che si muove tra di noi, no? E la vibrazione che non abbiamo ancora accolto con amore, la musica del cosmo che il corpo non ha ancora imparato a danzare, mi viene da dire, no? E quindi non è che non provi dolore, cioè provi una sensazione e poi la mente dà la connotazione di dolore negativo male. E quindi stai combattendo contro una forza, un Dio, che se lo combatti ti asfalterà, come ci ha asfaltato a tutti, voglio dire, fino a quando non abbiamo capito. Quindi trasformare il dolore nel piacere, va bene? Con l'atto di volontà di voler perseguire tale sentiero, il sentiero della consapevolezza. Allora, non so se domani, dopodomani, ma vediamo quando lo pubblico, però tendenzialmente è pronto, quasi pronto, quasi. Devo finire alcune cose. E stiamo cambiando il mondo, ragazze e miei ragazzi, però è necessario il sostegno in questo, perché la mente ti acchiappa subito, no? Quindi più dai, più dai, più dai, più pratichi, più pratichi, più pratichi. E io faccio un applauso a tutte voi, a tutti voi che con disciplina e perseveranza state conseguendo risultati straordinari con la pratica dei 21 giorni. I 21 giorni che li trovate qua sotto, ok? Adesso, siccome questo è un video sempre valido, non dal momento in cui lo guardi, io voglio vedere con quali energie avrai a che fare questa giornata. Le energie vengono con le persone, con gli eventi, arrivano, perché arrivano gli dei, no? Che si devono manifestare a te sotto forma di qualche evento, a farti sperimentare un'emozione, e c'è una persona che te la porta, o il pensiero di una persona, o un evento che succede, è sempre la stessa forza, la stessa energia. Ora, andiamo a vedere con quali energie ti confronterai oggi, con quali ti sei confrontata già quando guardi questo video, e andiamo a vedere qual è la risposta, ok? Ok. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi che adesso in questo momento stanno guardando, quindi anche in differita, in qualsiasi momento, quali sono le energie con le quali oggi ti confronterai? Quali sono le energie con le quali ti confronterai? Con delle comunicazioni, energia e movimento, comunicazione, energie, cose che arrivano all'improvviso, 8 di bastoni. L'energia fluisce, quindi che cosa significa l'energia fluisce? Che ci sono cambiamenti, ci sono movimenti. Movimenti, l'energia fluisce, ok. Andiamo a vedere di che natura sono o cos'altro ci vogliono dire. Qua c'è un uomo, c'è un re di bastoni. Ora, ti puoi confrontare con delle comunicazioni che arrivano da un uomo, che sia un amico, che sia l'amante, che sia il fidanzato, che sia il marito, che sia un datore di lavoro, che sia una persona che incontri. Qua c'è un'energia maschile. Può essere anche una donna con l'energia maschile, perché il re di bastoni incarna il leader, la visione, la sapienza nell'agire. Che succede quando ti interfacci con questa persona qui? O anche se non è questa persona, che cosa succede? O meglio, è l'energia con la quale ti arriva, è un'energia di movimento, di prendere decisioni, energie di leadership, energie che ti mettono in confronto con la necessità di prendere decisioni veloci, energie che ti mettono in contatto con la necessità di prendere decisioni veloci oggi. Queste decisioni veloci devono avere però la portata di un leader. Decido, ho il coraggio, il re di bastoni ha il coraggio di prendere decisioni
per come si muove la vita, no? O la visione. Cosa ha il re di bastoni? Alla leadership, alla visione. Se tu hai la visione, mantieni la visione nei tuoi obiettivi, con fede negli eventi, che ogni evento che accade è funzionale a realizzare la tua missione, il tuo obiettivo, vinci oggi. Vinci. Ok. Cos'altro? Vinci. Il Papa. Vinci, vinci. Allora, il Papa mi parla di figure autorevoli che ti comportano la necessità di prendere una decisione sulla base dei tuoi valori. Questi valori devono avere a che fare con i tuoi obiettivi più profondi. Quindi il Papa non è soltanto questo, il Papa ha vari livelli, no? Siamo a migliaia, io sto cercando di dare un messaggio come sempre per tutti, no? Ti confronterai con la necessità di prendere delle decisioni che hanno a che fare con i tuoi valori profondi, che hanno a che fare con i tuoi ideali, a discapito delle ideologie. Ma cosa voglio dire con questo? Le ideologie fanno parte della mente. Con le ideologie non si va da nessuna parte, gli obiettivi non si realizzano, la missione dell'anima non viene adempiuta. Ok, quindi oggi, con le circostanze con le quali avrai a che fare, con le circostanze con le quali ti troverai a che fare, dovrai prendere decisioni in conformità della tua visione non ideologica, ma idealistica. Qual è l'ideale dell'anima? E prendere, qua c'è tipo un giudice il Papa, no? In questo caso. Quindi, il giudice sopra le parti, cosa fa? Né male né bene, né giusto né sbagliato, io seguo solo il mio ideale. Queste sono le energie con le quali ti confronterai oggi, però ognuna di voi sarà diversa, io vi dico l'essenza in modo tale che a tutti è applicabile. Ok. Come rapportarsi a questa energia, oltre a quello che abbiamo detto? Andiamo a vedere. Come rapportarsi a questa energia per il massimo risultato perseguibile in questa giornata. Mettiamo la dea. La guarigione. Per molti di voi non mi stanno dicendo cosa, adesso ti dico cosa, però come comportarsi, mi stanno dicendo che arrivano comunicazioni che portano alla guarigione. Guarigione. Comunicazioni che portano pace, comunicazioni di spessore, qualcuno ti parla e ha delle idee molto chiare, l'energia fluisce nuovamente laddove poteva essere bloccata, in delle aree dove necessitavano dei discorsi o delle conversazioni, fluisce l'energia per una certa guarigione. Ok, andiamo con i tarocchi. Allora, metto i tarocchi della dea, eccoli. Come rispondere al meglio alle energie di oggi? Come rispondere al meglio per te che stai guardando alle energie di oggi? Ora ti dico una cosa, se stai sul cucuzzolo di una montagna, un po' come me, sul cucuzzolo di una montagna e sai che nessuno ti busserà alla porta, oggi non bussa nessuno alla porta, come si applica questa energia? Molti di voi sono già arrivate. Sappiamo che l'invisibile è in continuo movimento, sono energie invisibili che ti attraverseranno oggi, che richiederanno una tua presa di posizione, una ferma risoluzione di seguire gli ideali dell'anima e non le ideologie. Le ideologie fanno parte della mente razionale, questo è giusto, questo è sbagliato, questo è meglio, questo è peggio, secondo dei valori comunemente riconosciuti dal luogo comune, che non hanno niente a che vedere con i valori dell'anima, perché siamo nel Kali Yuga. Ok, quindi le energie che ti muoveranno oggi saranno energie in cui tu troverai la visione, la leadership e prenderai decisioni nella tua quotidianità oggi che portano guarigione sulla base della visione dell'ideale. Ok. Come rapportarsi a questo?
La giustizia, ma guarda un po', è uscita la giustizia. Rapportarsi solo da una prospettiva del tuo ideale e non dell'ideologia. La giustizia divina non ha niente a che vedere con la giustizia sociale, con la giustizia umana. La giustizia divina è tutto è perfetto così com'è. Se per esempio ti confronti con una persona che la pensa in modo diverso, abbiamo il Papa, no? Che ha una sua morale, una persona più rigida, ok, tutto è perfetto così com'è, ogni verità ha la stessa dignità di esistere, ma io seguo il mio ideale, non mi addito, non condanno nessuno, ok. Ancora come rapportarsi? 10 di bastoni, delega le responsabilità, lascia andare i pesi che non sono tuoi, rigidità, sensi di colpa, responsabilità, pesi, lascia andare i pesi, liberati, liberati. Cos'altro? Cioè, prendi una visione, non sentirti in colpa, lascia andare questi pesi, ok. Come rapportarsi ancora? Infatti c'è una certa conflittualità qua. 5 di bastoni. Vedi nel conflitto, nella differenza di opinioni, che tu la pensi in modo diverso da qualcun altro, vedi in questo un confronto necessario affinché tu possa confrontarti con delle tue emozioni interiori necessarie a farle uscire per avere la guarigione. Quindi liberati da pesi, cioè se qualcuno non la pensa come te, vai per la tua ideologia, vai per la tua strada, questo mi stanno dicendo. È inutile che ti azzuffi con gli altri perché non la pensano come te. Confrontati solo con le tue emozioni, perché l'altro che non la pensa come te è un aspetto di te che sta combattendo all'interno. Lascia stare. Confrontati solo con le tue emozioni, perché la giustizia farà il suo corso con gli eventi e con le persone con le quali avrai a che fare. Lascia che sia la giustizia divina e il karma a fare il suo corso. Ok? Due altre. Asso di spade. Qua ci vuole verità, 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 autenticità. Quindi arriveranno comunicazioni di giustizia, cioè situazioni che si risolvono. A patto che tu lasci andare i pesi rispetto al confronto con altre persone, cioè tu ti puoi confrontare, puoi anche litigarti, ma con la consapevolezza che gli altri sono specchio della tua anima, sono specchi che ti fanno vedere le emozioni su cui devi lavorare, che sia lavoro, che sia interessi personali, che siano relazioni, che siano, mi spiego? Verità, autenticità, perché alcuni di voi si possono confrontare con delle dinamiche di screzi o di qualcosa, o l'hanno già vissute. L'asso di spade ti chiede la verità nel tuo ideale, ti chiede chiarezza espositiva, parla con una mente risvegliata, non ho ragione io, hai torto tu, parla con una mente risvegliata, non con la mentalità da vittima, no? Ok. Ultima carta. E diventa sovrana del tuo regno, sovrano del tuo regno. Facendo questo riconquisti stabilità oggi. L'imperatore mi parla di sani confini rispetto a chi non la pensa come te, ok? Sani confini, nel rispetto delle opinioni degli altri, perché ogni verità ha la stessa dignità di esistere, perché ogni persona sta a un punto diverso di evoluzione, no? Quindi fai questo e si ristabiliranno delle strutture, mi viene da dire, con l'imperatore, comunicazioni che riportano struttura e ti liberi da certi pesi, ok? Andiamo a vedere ancora cosa ci dicono questi oracoli. Cioè, sai come, tanto lo so che lo sai già, però lo dico per le ragazze nuove, ti confronti con qualcuno, anch'io quando ho delle discussioni, no? Io ho spesso delle discussioni, soprattutto in famiglia. Allora, ho delle discussioni, mentre sto discutendo e so che mi stanno snervando,
quelle cose che stanno dicendo, io benedico, sabbe satta succhi contu, dentro la mia testa rispetto alla persona con la quale sto discutendo. Sabbe satta succhi contu, e alla fine vedo che tutto si scioglie. È bellissimo. Ok. Che significa sabbe satta succhi contu, che tutti gli esseri possano essere felici. Allora, ancora oggi, ci saranno delle buone notizie, infatti te lo dicevo già, una novità illuminerà il cammino e ti aiuterà a decidere. Buone notizie oggi. Informati meglio, la situazione richiede un approfondimento, e questo è molto simile al 5 di bastoni, no? Quindi informati meglio, cosa vuol dire ormai nel nostro linguaggio sciamanico? Non dare per scontato che l'altro o tu hai ragione, hai torto, informati meglio, cioè non con la mente. Ogni verità ha la stessa dignità di esistere. Quindi affinché tu possa comprendere veramente, non devi analizzare con la mente, ma devi interfacciarti con l'emozione e allearti all'emozione. L'autopotenziamento. Ok, cos'altro? Osserva con attenzione, guarda, sono carte molto simili e vicine al 5 di bastoni. Prima di rompere, diciamo, una lite o un confronto, quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi, ti dice. Quello che ti serve è proprio davanti ai tuoi occhi, non sta a destra, non sta a sinistra, non sta di là, non sta da un'altra parte, sta davanti a te in questa giornata. Quello che ti serve per realizzare questa guarigione, che poi è il fine ultimo dell'anima con i vari espedienti, cioè le cose da fare che ti mette davanti, è davanti ai tuoi occhi, sabbe satta succhi contu. Ok? Mettiamo adesso un'ultima di queste, non so se è l'ultima, vediamo. Messaggio per te per oggi. Non nasconderti, fatti valere con la tua opinione. E nel misura in cui le persone non sono d'accordo con le tue cose, sabbe satta su chi con tu. Osa sognare in grande, ricordati che tutto è possibile, non nascondere i tuoi talenti e le tue abilità, ma usali per costruire il tuo mondo. Quante volte ci siamo conformati per paura di essere di più? Dai, dimmelo. Quante volte ci siamo ritirate in noi stesse per paura di essere più dell'altro? Non è il momento di nasconderti. Verità assoluta, lascia cadere i pesi, niente sensi di colpa e osa sognare in grande il tuo ideale. Ok? Ok, metto un altro oracolo. Se trovo quello che volevo mettere, lo stavo già pensando, vediamo se lo trovo. Eccolo. Ultimo messaggio per la giornata di oggi, o in qualsiasi momento guardi il video, Riconciliazione, quindi ci sarà una riconciliazione da diatribe che puoi avere con qualcuno o più persone o con te stessa o con te stesso. Porta ordine morale, qua c'è il Papa, no? Ovunque ci sia caos, ascolta l'armonia che è dentro di te, sì, mentalmente aperto, l'asso di spade, è come se fosse un sunto di tutto, quindi ti potrai avere a che fare oggi con delle comunicazioni, con delle circostanze che sono atte ad farti avere una certa guarigione, non solo tua, ma tutte le circostanze esterne che sono il riflesso delle tue interiorità. Non nasconderti in quello che pensi, sappi che devi portare avanti il tuo ideale a discapito delle ideologie. Per esempio, le ideologie ti fanno anche credere che una persona stia sbagliando in quello che dice, ma è il suo punto di vista, cioè la sua coscienza. Quindi, se tu sabbe satta succhi conto alle persone oggi, con questa presa di consapevolezza, la mente risvegliata, sì, mentalmente aperto a sentire anche quello che gli altri, quello che è il tormento anche degli altri, che magari lo vedi attraverso una parola brutta che dice, vedi il suo tormento, mi spiego? Quindi, che cos'è il Papa, il Re di Bastoni in questo caso per te, no? Che cos'è? È la visione, è la leadership guidata dalla visione, dall'ideale, non dall'ideologia. E ci sarà una riconciliazione.
va bene? Quello che oggi ti serve è confrontarti con questo per avere un upgrade di coscienza, va bene? Ok, quindi ragazze mie, ragazzi, detto questo concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.